vi presento questo completino che ho realizzato ovviamente lavorando ai ferri e finalmente lo realizzo per tutte quelle che me l'hanno richiesto e siete tantissime. Allora, è un motivo abbastanza semplice da realizzare. Diciamo che è un progetto semplice perché è tutto a maglia legaccio, quindi dovete solamente stare attente a seguire le misure. Quindi una volta che avete le misure esatte, vi fate il campione e quindi riuscite in qualche modo a realizzarlo. Potete, se trovate delle difficoltà, io per abbellirlo ho posizionato un motivo alla fine, ho utilizzato il motivo occhiello, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di motivo che vi piaccia e allo stesso tempo potete decidere invece di farlo completamente a maglia a legaccio, che forse per le principianti è ancora più semplice. Sul davanti si presenta in questo modo, come potete vedere, e sul dietro invece ho posizionato praticamente 3 bottoncini, ma se più vi piace potete aggiungerne anche più giù. Allora, questo è un modellino per diciamo un bimbo o una bimba, è indifferente, quindi unisex, dai 0 ai 3 mesi. L'ho realizzato in rosso visto che siamo quasi sotto Natale e lo potete abbellire con queste due scarpine che avevo già creato precedentemente. Vi lascio qui sopra il link se volete realizzare anche le scarpe. Naturalmente queste sono da femminuccia, potete realizzarle da maschietto eliminando ovviamente questi fiocchetti. Andiamo subito a vedere come si realizza e soprattutto le misure. Allora, questo è il lavoro che andremo a svolgere, ovvero un unico pezzo. Quindi partiamo praticamente da sotto, montando delle maglie che corrispondono alla misura del corpo del bambino, saliamo tutto dritto, quindi a maglia legaccio, dopodiché apriamo le maniche, quindi andremo a aumentare in modo tale da formare le maniche, saliamo fino all'apertura del collo e sul dietro ripetiamo quello che abbiamo già visto. Quindi andremo a fare, proseguiamo con le maniche, chiudiamo questa volta in due parti, quindi andremo ad aumentare una parte del collo, in genere il collo, diciamo, prendiamo ad esempio la misura del collo e a quella, cioè alla metà del collo, aggiungiamo almeno 1 centimetro, in modo tale da poter andare poi ad applicare i bottoni. Proseguiamo tutto a dritto, tagliamo di nuovo le maniche, quindi eliminiamo delle maglie e proseguiamo poi solo da una parte. Possiamo fare in due modi, nel senso che possiamo prendere e farle tutti e due insieme queste parti, o altrimenti una parte resterà sospesa. E niente, questo è il risultato. Dopodiché lo giriamo in questo modo, quindi andremo a girarlo così. E questo sarà il nostro risultato. Naturalmente potete decidere di farlo tutto a maglia legaccio, potete decidere di seguire lo schemino che ho fatto io e quindi lo schemino occhiello, quindi il punto occhiello. Potete decidere ad esempio di non fare il punto occhiello qui su, ma di farlo magari solo all'inizio, oppure anche nelle maniche, dipende sempre e soltanto dalla vostra fantasia. Potete utilizzare anche ad esempio delle trecce e non necessariamente questo tipo di motivo.
Dipende sempre e soltanto dalla vostra fantasia. Adesso vi do le misure che ho utilizzato io. Le mie sono vanno dai 0 ai 3 mesi. Naturalmente cambiano in base ovviamente ai mesi e quindi agli anni dei bambini che volete, a cui volete farlo. Se riesco, vi lascio nel mio gruppo su Facebook le varie misure per i vari mesi e anche su Instagram. Io adesso attualmente qui non ce le ho tutte, quindi vi farò vedere solo quella che ho utilizzato io per questo video. Le misure per questo corpetto che ho fatto io, quindi dai 0 ai 3 mesi, sono 20 centimetri, quindi di inizio, quindi dalla base, poi saliamo per 13 centimetri di altezza e le maniche sono 12 ovviamente a destra e 12 a sinistra di centimetri. Per quanto riguarda l'altezza, saliamo di 8 centimetri. Il collo lo potete fare tra i 7 e gli 8 centimetri, decidete voi, e dovete salire di 2 centimetri. L'altezza, diciamo, dalla base del maglioncino fino al collo è di 19 centimetri, mentre, diciamo, dal basso fino, diciamo, alle maniche, quindi al collo anche, siamo di 21 centimetri. Questo per quanto riguarda il lavoro finito, quindi questa base qua. Ok? Quindi queste sono le misure. Quindi abbiamo 20, 13, eccetera, eccetera. Per il dietro invece, io qui non ve l'ho fatto vedere, ma le cose cambiano leggermente, nel senso che abbiamo sempre gli 8 centimetri, quindi in totale dovete considerare che questi sono 16 centimetri in totale, quindi adesso ve lo faccio vedere. Allora, in totale questi sono 16 centimetri, quindi la metà, come abbiamo visto, è 8, ok? E da questa parte invece, allora, da qui a qui siamo a 20, siamo a 21 centimetri, quindi il finale, e naturalmente se l'apertura del collo praticamente è stata fatta di 7 centimetri, è chiaro che qui 7 dovete fare praticamente la metà del collo è praticamente 3,5, ma lo fate praticamente di 5 centimetri. Ok, quindi 5 da una parte e 5 dall'altra, in modo tale che poi possiate chiuderlo normalmente. Allora, io le misure ve le ho date, adesso vi faccio vedere che cosa vi serve per realizzare questo progetto. Allora, io ho utilizzato ovviamente il metro, ci servirà ovviamente per le nostre misure. Naturalmente ci vorranno dei bottoncini. In questo caso io andrò a posizionare 3 bottoncini, ma voi potete decidere di utilizzare i bottoni che volete. Vi consiglio per le taglie molto piccole, tipo la mia, dei bottoncini piatti, perché servono ovviamente per non far male alla schiena del bambino. Ci serviranno dei marcatori, se volete utilizzare ovviamente dei motivi, se no non ci servono più di tanto. Avremo bisogno, se non utilizzate carta e penna, di un contagiri, un ago per cucire ovviamente il nostro lavoro,
un gancio come questo per mettere le maglie in sospeso e poi ovviamente delle forbici. Chiaramente vi serve della lana, del filato. Io ho utilizzato a tal proposito 2 gomitoli, in realtà è un solo gomitolo e mezzo, perché ho utilizzato un gomitolo e qualche altro, un altro po' di filato, diciamo. Adesso vi faccio vedere che tipo di filato ho utilizzato. Dalle volte volete rifare lo stesso lavoro, ma ripeto sempre, non c'è bisogno di avere il mio stesso filato. L'importante è che utilizziate gli stessi centimetri e capite il meccanismo. Per il resto il filato potete utilizzare quello che volete, potete utilizzare il merino, potete utilizzare ad esempio il cotone se vi serve per l'estate o per la primavera o per l'autunno, dipende sempre da voi. L'importante è che seguiate diciamo le misure, il resto potete fare da voi. Infine ho utilizzato i ferri del 3, quindi nel mio caso io ho utilizzato, non so se si noti, ok, ho utilizzato i ferri del 3, ma potete utilizzare i 2,5, potete utilizzare i 3,5, dipende ovviamente dal vostro filato. Vi fate sempre il campione, in questo caso io mi aiuto sempre con questo calcolatore che mi serve ovviamente per calcolare le maglie, se no come al solito carta e penna e si fa alla vecchia maniera. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio come si fa il lavoro. Allora, per realizzare questo progetto ho utilizzato questa lana Baby Merino. Allora, ho utilizzato il colore rosso perché ci stiamo avvicinando al Natale e quindi ho pensato che sia un'idea carina per appunto utilizzare un progetto per Natale. Allora, il filato che ho utilizzato è questo, è della Drops Baby Merino Unicolor, 100% wool, il colore è il numero 16 e vabbè, il bagno è 94702. È un filato abbastanza sottile che si può appunto utilizzare, si sposa bene per i progetti dei bambini. Mi indica che si realizza con i ferri del 3 mi dà come campioncino 10x10, 24 maglie per 32 ferri. È un filato che pesa 50 grammi ed è lungo 175 metri. Allora, per questo progetto, quindi 0-3 mesi, ho utilizzato praticamente un gomitolo più qualcosina di questo, quindi vi consiglio di acquistare, se volete ovviamente questo tipo di progetto uguale al mio, 2 gomitoli. Andiamo adesso a vedere come si procede. Con i ferri del 3 vado a montare sul ferro un totale di 54 maglie. Lavoriamo in questo modo. Tutte le maglie a rovescio. Quindi il primo ferro andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. Il secondo ferro, tutte le maglie a rovescio. Proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. Non ci resta a questo punto che ripetere questi 2 ferri, quindi il primo ferro e il secondo ferro,
fino ad un'altezza di 13 centimetri. Come possiamo vedere, ho proseguito per 13 centimetri a maglia legaccio. Adesso non dobbiamo fare altro che aumentare le maglie in modo tale da andare a creare praticamente le maniche. Quindi andiamo ad aumentare a destra e a sinistra. Aumentiamo di 12 centimetri. Quindi andiamo a fare appunto un aumento di 12 centimetri a sinistra e naturalmente 12 centimetri a destra. Quindi, allora, nel mio caso 12 centimetri corrispondono a 30 maglie. Quindi andrò a montare 30 maglie a destra, quindi in questo modo, e andiamo a prendere praticamente il filo, andiamo a creare una sorta di, lo faccio vedere, una sorta di E, ok? E la portiamo sul ferro, quindi andiamo a lavorare in questo modo, facciamo una e la portiamo sul ferro, una maglia, di nuovo una due maglie, una tre maglie, una quattro maglie. Proseguiamo in questo modo fino a che non arriviamo ad avere sul ferro, almeno nel mio caso, 30 maglie che corrispondono a 12 centimetri. Allora, ho aggiunto le 30 maglie e adesso non mi resta che andare praticamente a lavorare il ferro. Quindi di nuovo tutte le maglie a rovescio. Quindi lavoriamo tutte le maglie a rovescio. In questo modo, fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, una volta lavorate praticamente le 30 maglie a rovescio, agganciamo ovviamente al lavoro questa maglia, però se noi andiamo a lavorarla in questo modo si formerà un buchetto dall'altra parte, quindi andiamo a lavorarla a rovescio ritorto in modo tale da attaccarla definitivamente. E proseguiamo tutte le maglie a rovescio come abbiamo fatto fino adesso, in questo modo, fino alla fine. Allora, come vedete ho terminato praticamente il ferro, quindi abbiamo aggiunto le nostre 30 maglie, ho messo un marcatore perché mi indica che questi sono i miei 13 centimetri e adesso vi dirò anche dove dobbiamo arrivare. Quindi aggiunte le 30 maglie, adesso non dobbiamo far altro che aggiungerne altre 30 da questa parte e facciamo in questo modo. Allora, giro il lavoro e aggiungo adesso da questa parte 30 maglie con lo stesso procedimento di prima. Quindi andrò a fare di nuovo la mia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così di seguito fino ad arrivare a 30. Aggiunte le mie 30 maglie, vado di nuovo a lavorare tutto a rovescio. Quindi, di nuovo, tutte le maglie a rovescio. Se è un po' duro, basta allargare un po' la maglia e andiamo a lavorare
a rovescio, quindi tutte le maglie a rovescio, e quando arriviamo qua la stessa cosa di prima, cioè la prendiamo a rovescio ritorto. Come vi dicevo, arrivati qua, la prendiamo la maglia a rovescio ritorto, quindi non così, ma così. E proseguiamo di nuovo tutto a rovescio. Fino alla fine del ferro. Continuiamo adesso sempre a maglia legaccio per 2 centimetri, quindi saliamo di 2 centimetri. Ok? Ho proseguito per 2 centimetri come vi avevo detto. Quindi ho proseguito per 2 centimetri. Adesso non mi resta che dividere il lavoro in questo modo. Come abbiamo visto, ho fatto 12 centimetri di manica che corrispondono a 30 maglie e 30 maglie da questa. Andiamo adesso a lavorare il motivo occhiello. Allora, il motivo occhiello, che è questo qui, non è altro che un multiplo di 5 più 2. Quindi cosa andrò a fare? Fondamentalmente andrò a lavorare 31 maglie, quindi non più 30, ma 31 maglie le lavoriamo a maglia legaccio, 31 a maglia legaccio, ho già messo i marcatori, e il restante delle maglie le vado a lavorare con il motivo occhiello, che, come vi ho detto, è un multiplo di 5 più 2 e si realizza in 4 ferri. Allora, il primo ferro lo lavoriamo in questo modo. Andiamo a lavorare 31 maglie, come abbiamo detto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Vado a mettere un marcatore, quindi mettiamo un marker e iniziamo con il motivo occhiello. Vado a lavorare 2 rovesci e 3 diritti. 1, 2 e 3. Sollevo la prima maglia, la faccio passare attraverso le 2 maglie già lavorate, quindi la accavallo e rincomincio da capo. Quindi di nuovo vado a lavorare 2 rovesci, 3 diritti, 1, 2 e 3. Accavallo la prima maglia sopra le 2 maglie lavorate e rincomincio. Quindi rincominciamo, cioè ripetiamo queste maglie, questo ferro, diciamo, fino ad arrivare alle ultime praticamente 31 maglie. Quindi arriviamo fino a qui, fino al marcatore. Chiudo con 2 rovesci. 1 e 2. Marker e lavoro
di nuovo 31 maglie al rovescio. Fino alla fine del ferro. Ci troviamo al secondo ferro, quindi andiamo a fare 31 maglie al rovescio e il motivo lo lavoriamo in questo modo. 2 diritti, quindi 1 e 2, e andiamo a ripetere il motivo centrale. Un rovescio, un gettato, un rovescio, 2 diritti, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo per tutti gli altri motivi e terminiamo con 31 maglie a rovescio. Terzo ferro, lavoriamo tutte le maglie a rovescio, lavoriamo il motivo, 2 rovesci, 3 diritti, 1, 2 e 3. Ripetiamo questo motivo, chiudo il ferro con 2 rovesci e ovviamente terminiamo tutto a rovescio. Quarto e ultimo ferro del motivo, tutto a rovescio, lavoriamo 2 diritti, vado a ripetere il motivo centrale, 3 rovesci, 1, 2 e 3, 2 diritti, 1 e 2. Ripetiamo questo motivo e concludiamo con tutte le maglie a rovescio. Bene, non dobbiamo far altro adesso che ripetere questi 4 ferri. Arrivati a questo punto, io sono salita per 3 occhielli, quindi siamo a quota 3 centimetri, quindi sono salita per 3 centimetri con il punto occhiello e adesso come vedete ho suddiviso il lavoro in questo modo. Vi spiego. Andremo di nuovo a lavorare le maniche a maglia legaccio. Proseguiamo per 3 motivi a occhiello. Queste maglie centrali che io ho segnato con questi marcatori gialli mi indicano che queste saranno le maglie del collo. Per il collo io sono andata, poi andremo a chiudere 7 centimetri, ok? Quindi queste maglie verranno lavorate a maglia a legaccio. Qui continuerò con 3 motivi a punto occhiello e concluderò con le maglie a legaccio. Quindi proseguiamo esattamente per 1 centimetro. Dopodiché andremo a chiudere le maglie per il collo. Quindi ricapitolando andremo a fare 31 maglie a maglia a legaccio, 17 maglie andranno con il motivo occhiello, 18 maglie centrali saranno per il collo e le lavoreremo a maglia legaccio, 17 saranno per il motivo occhiello e le ultime 31 le lavoriamo a maglia legaccio. Questo per 1 centimetro. Allora, lavoriamo in questo modo. Tutte le 31 maglie al rovescio. Fino al primo marcatore. Arrivata al marcatore lavoro il motivo, quindi 2 rovesci, 3 diritti, sollevo la prima maglia e la cavallo sulle 2 non lavorate. Di nuovo 2 rovesci, 3 diritti, sollevo
e a cavallo, 2 rovesci, 3 diritti, sollevo e a cavallo, 2 rovesci, 1 e 2. Tolgo il marker, che è il marker del collo, ne posiziono un altro di un colore diverso che mi indica che sto iniziando a lavorare le maglie del collo, che andranno lavorate tutte a rovescio, quindi andiamo a fare un totale di 17, no scusate, di 18 maglie a rovescio, quindi 1, 2, 3, tolgo il marker, 4, 5, 6, 7, 8, tolgo il marker, 9, questo è il marker che mi segnava il centro, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Posiziono il marker e vado a lavorare le mie maglie ad occhiello, quindi 2 rovesci, 3 diritti, a cavallo la prima sopra le 2, 2 rovesci, 3 diritti, a cavallo la prima sopra le 2, 2 rovesci, 3 diritti, a cavallo la prima sopra le 2 non lavorate, cioè lavorate, e lavoro 2 rovesci. Proseguo adesso 31 maglie tutte a rovescio fino alla fine del ferro. Il ferro di ritorno non mi resta che fare la stessa cosa, cioè andrò a fare 31 a rovescio, lavorerò il secondo ferro del motivo a occhiello, queste maglie andranno lavorate tutte a rovescio e proseguo con il motivo a occhiello e le maglie a rovescio. Devo proseguire in questo modo fino ad arrivare praticamente a 1 centimetro di altezza. Arrivata al centimetro di altezza ci troviamo per andare a chiudere le maglie. Allora, una volta raggiunta un'altezza di 19 centimetri, e quindi aver lavorato 1 centimetro, andiamo adesso a chiudere totalmente le maglie. Quindi che cosa andiamo a fare? Lavoriamo sempre le 31 maglie a maglia legaccio, lavoriamo il motivo, chiudiamo queste 18 maglie del collo, che come abbiamo detto equivalgono a 7 centimetri, lavoriamo queste maglie e infine chiudiamo con le maglie a legaccio. Il ferro di ritorno andremo a fare, queste maglie passeranno praticamente in un ferro ausiliario, altrimenti possiamo continuare a lavorare con 2 gomitoli e proseguiremo solo da questa parte. Allora, ho lavorato praticamente le 31 maglie, le maglie del motivo e adesso andiamo a chiudere praticamente tutte queste maglie. Le chiudiamo in questo modo. Vado a lavorare 2 diritti, a cavallo la prima sopra la seconda. Di nuovo 2 diritti, a cavallo e chiudo. Diritto, a cavallo e chiudo. Diritto, a cavallo e chiudo. E così per tutte le maglie, quindi le 18 maglie che abbiamo detto.
l'ultima maglia la chiudiamo a rovescio, quindi andiamo a fare un rovescio e accavalliamo, perché questa maglia qui ci servirà per questo motivo. Quindi abbiamo fatto un rovescio, 2 rovesci e ricominciamo ovviamente con il motivo. Proseguo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Quindi abbiamo concluso, giro il lavoro, quindi vado a chiudermi questa parte. Allora, una volta che ho lavorato questa parte, naturalmente avendo chiuso le maglie per il ferro, da questa parte non posso lavorare. Quindi possiamo fare in due modi. O decidiamo di aggiungere un filo e quindi lavorare insieme a questa, o altrimenti prendiamo semplicemente un gancio come questo e andiamo a posizionare tutte queste maglie nel gancio. Quindi, come vi dicevo, io questa parte l'andrò a posizionare in un gancio, quindi posiziono tutte le maglie, cioè le faccio passare attraverso questo gancio e le andrò a recuperare in un secondo momento. Fino alla fine. Arrivati a questo punto il mio lavoro risulta essere in questo modo, quindi andremo a lavorare solo da questa parte. Allora, da questo momento in poi vado e quindi proseguo con questo motivo occhiello per altri 2 centimetri, quindi posiziono un marcatore in questo modo, così lo so, e lavoriamo per un'altezza di 2 centimetri. Allora, una volta proseguito per 2 centimetri, non mi resta che proseguire per altri 2 centimetri, ok? Però questa volta tutto a maglia legaccio. Quindi vado praticamente a lavorare tutte le maglie a rovescio. Quindi tolgo i marcatori che non mi servono più. E proseguo a rovescio. Fino alla fine del ferro. Quindi proseguiamo per 2 centimetri, per altri 2 centimetri, tutto a maglia legaccio. Una volta che siamo saliti di 4 centimetri, non dobbiamo far altro che, quindi aspettate, ve lo faccio vedere da qui. Quindi una volta che saliamo di 4 centimetri, non dobbiamo far altro che riaumentare le maglie che abbiamo tolto per il collo, perché andiamo a fare la parte del dietro. Quindi in sostanza andremo ad aumentare altre maglie da questa parte in modo tale da andare a fare l'altro pezzo del dietro. Allora, quando andiamo a fare praticamente
l'aumento delle maglie andiamo a fare l'aumento che abbiamo fatto esattamente per le maniche, quindi la stessa cosa. L'unica cosa che cambia è che da questa parte andremo ad aggiungere praticamente le asole per i bottoncini e in più la cosa importante è che non andiamo cioè ad aggiungere le stesse maglie che abbiamo tolto per il collo, ma aggiungiamo almeno 1 centimetro in più in modo tale che il lavoro non venga stretto sul dietro. Quindi in questo caso, visto che io ne ho tolte praticamente 19, scusate, 17 dal collo, la metà di 17 è ovviamente 8,5, un numero ovviamente non pari e quindi di conseguenza vado ad aggiungere almeno dunque 5 maglie, quindi arriviamo a 13 maglie, per cui andiamo ad aumentare di 13 maglie nel mio caso. Quindi aumentiamo di 13, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E andiamo a lavorare almeno 1 centimetro a maglia legaccio. Quindi una volta che aggiungiamo le maglie, lavoriamo, aspettate che a maglia legaccio per 1 centimetro, ok? Arrivati a questo punto, quindi abbiamo lavorato 1 centimetro, vado adesso ad aprirmi l'asolina. L'asolina l'apriamo in questo modo. Allora, vado a lavorare 3 diritti, quindi 1, 2, 3, un gettato, 2 maglie insieme a rovescio, e proseguo tutto a diritto, cioè a rovescio, scusate, fino alla fine del ferro. Arrivati a questo punto non ci resta che proseguire praticamente sempre tutto a rovescio fino ad arrivare, perché in questo caso stiamo facendo il ritroso, fino ad arrivare alla manica. Una volta arrivati praticamente all'altezza della manica, andremo a tagliare le maglie della manica e proseguiamo tutto a diritto. L'asolina, nel mio caso, la farò ogni circa 5 centimetri. Quindi in questo caso l'asola è qua, dopo 5 centimetri io andrò a rifare un'altra asola. Ho proseguito per altri 5 centimetri, come vi avevo detto. Quindi arrivata a 5 centimetri vado di nuovo ad aprire la seconda asolina. Quindi con lo stesso metodo di prima vado a lavorare praticamente 3 diritti, quindi 1, 2, 3, un gettato,
2 maglie insieme a rovescio e proseguo di nuovo tutto a rovescio fino alla fine del ferro. Aperta quindi anche la seconda asola, non mi resta che arrivare praticamente al doppio, cioè nel senso avevamo la nostra manica alta 8 centimetri, dobbiamo praticamente arrivare ad altri 8 centimetri. Quindi arrivati, nel mio caso manca un centimetro, per cui arrivata a questi altri 8 centimetri andrò a chiudere le maglie della manica e proseguirò tutto a dritto. Allora, ho proseguito praticamente per altri 8 centimetri, quindi sono arrivata ai miei centimetri desiderati della manica, quindi non devo far altro che andare a chiudere. Quindi chiudiamo le 30 maglie che avevamo inizialmente aumentato e proseguiamo questa volta tutto a diritto. Io andrò a fare dopo gli altri 5 centimetri, quindi altri 5 centimetri da questa, andrò a fare un'ultima asolina perché metterò 3 bottoni e il risultato sta iniziando a vedersi perché questo è il nostro risultato. Quindi la nostra manica deve essere più o meno di 8 centimetri, quindi ci siamo, e da qui doveva essere 12 e ci siamo. E quindi adesso vi faccio vedere come andiamo a chiudere praticamente le maglie. Io in questo caso ho già messo il marcatore, quindi 30 maglie andranno chiuse. Allora, ho lavorato praticamente le maglie, sono arrivata alle mie 30 maglie che devo chiudere. Non le chiudo sul davanti del lavoro, quindi proseguiamo tutto a rovescio. Le vado a chiudere sul rovescio del lavoro. Quindi adesso proseguo tutto a rovescio fino alla fine. Mi trovo ora sul rovescio del lavoro, vado a chiudermi le maglie. Le chiudiamo in questo modo. Passo la prima maglia senza lavorare, lavoro la seconda maglia diritto e accavallo la prima sopra la seconda. E proseguiamo in questo modo, come abbiamo fatto anche per il collo, fino ad arrivare al nostro marcatore. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare al marker. Allora, chiuse le maniche, da questo momento in poi proseguiamo con il nostro lavoro. Tutto a rovescio. Fino alla fine. Chiuse le maniche, proseguiamo tutto a diritto fino alla fine. Ricordatevi di, dopo i 5 centimetri, di fare praticamente un'altra asolina. Poi, se volete, cioè se preferite, potete farne anche un'altra più giù. Dipende ovviamente da voi. Come vedete ho proseguito, sono arrivata praticamente alla fine, ho fatto un'altra asola, quindi da me risulteranno 3 asoline perché andrò a mettere 3 bottoncini. Il lavoro risulterà essere in questo modo, quindi quando lo andiamo a piegare, quindi non dobbiamo fare altro adesso che andare a chiudere le maglie e successivamente andremo solamente a cucire queste due parti, quindi le braccine, diciamo, e poi il corpo del maglioncino.
Naturalmente una volta terminata, cioè chiuse queste maglie, passeremo da questa parte. Questa parte sarà uguale e identica a questa, con l'unica differenza che non verranno posizionati ovviamente le asole. Ci vediamo direttamente al lavoro finito, completando anche questo. Andiamo insieme a chiudere queste maglie. Allora, andiamo a chiudere le maglie in questo modo, passiamo la prima maglia, la seconda la lavoriamo a rovescio e accavalliamo la prima sopra la seconda. Di nuovo, rovescio, accavalliamo e chiudiamo. Rovescio, accavalliamo e chiudiamo. Lo andiamo a fare per tutto il ferro. Allora, come vedete, ho chiuso le maglie, ho posizionato di nuovo le maglie che erano sospese sul ferro nel ferro, andiamo ad aggiungere ovviamente del filo e chiaramente rincominciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per questa parte. Quindi proseguiamo ovviamente a fare di nuovo tutta la manica e poi tutto questo. Ricordatevi di non mettere in questo caso le asoline. Quindi ci vediamo direttamente a questo punto a lavoro finito. Allora, il video è praticamente terminato, nel senso che il nostro lavoro è finito, quindi si presenta in questo modo sul davanti. Dovremo andare praticamente a cucire sia le maniche che la parte finale del maglioncino. Dietro risulterà essere in questo modo, quindi ci sono 3 bottoncini, andremo a scegliere ovviamente i vari bottoncini che ci servono, in questo caso andrò a mettere questi. Naturalmente, ma questo è solo un consiglio, essendo un maglioncino per un bimbo di 0-3 mesi, vi consiglio di utilizzare dei bottoncini piatti, perché in modo tale che ovviamente non faccia male alla schiena quando ovviamente è coricato. Perché appunto bottoncini troppo elaborati potrebbero danneggiare. Allora, io non vi faccio vedere come andremo a cucire perché ve l'ho già spiegato in video precedenti. Vi lascio il link qui sopra, quindi potete andare a vedere come si cuce nella maglia a legaccio. Il video è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!